Ebbene ragazzi, oggi andremo a creare con Vetric Aspire un file di testo con cornice, un logo diciamo. Clicchiamo su nuovo file, mettiamo le misure, io ho messo 200x50 x 10 mm di spessore e clicchiamo su ok. Seconda cosa da fare, andiamoci subito a fare il nostro testo, a scrivere il nostro testo. Nella casella in alto a sinistra scrivete testo, il vostro testo. Ok, andiamo qui, naturalmente potete scegliere i caratteri, clicchiamo su chiudi. Abbiamo creato il nostro testo, adesso io gli voglio dare una cornice. Cosa facciamo? Andiamo in disegna rettangolo, gli vado a dare anche un raggio per non rimanere di spigoli vivi ed ecco qua la mia cornice. Clicco su chiudo, gli voglio dare lo spessore, la larghezza alla cornice, clicco direttamente su offset da 5 mm, va benissimo, offset, e mi ha creato la larghezza della mia cornice. Ok, adesso cosa fare? La prima cosa da fare, dobbiamo centrare i pezzi nel materiale. Cliccando sulla freccia in alto sulla tastiera, cliccate tutti i vostri componenti. Andiamo qua e centriamo il tutto. Una volta centrato andiamo a dargli una forma alla scritta, un rilievo 3D. Andiamo in modellazione, in alto a sinistra, crea un profilo di forma, io gli do questo profilo, altezza 2 mm va bene, altezza, e gli faccio applica. Ok, come vedete adesso in 2D, in 3D abbiamo la nostra scritta in rilievo. Benissimo, ritorniamo in 2D. Andiamo a fare la nostra cornice, sempre con il tasto freccetta in alto, clicchiamo su tutte e due le linee della cornice, in alto a sinistra, scelgo la forma e gli do lo spessore e clicco su applica. E abbiamo creato la nostra cornice. Andiamo a vedere in vista 2D, in vista 3D scusatemi, ed ecco il nostro logo con la nostra cornice. Adesso andiamo in percorso utensili. Selezioniamo sia la cornice con il tasto alto con la freccia su e sia la scritta. Andiamo in percorso utensili di finitura 3D, impostazioni del materiale 10 sono i nostri minimi, va benissimo, clicchiamo su ok. Andiamo a selezionare il nostro utensile, io prendo un utensile di incisione da 3,175, seleziona e andiamo a calcolare i percorsi che dovrà fare la nostra macchina. Ok, andiamo a vedere l'anteprima. Come vedete abbiamo realizzato il nostro logo. Adesso gli voglio tagliare il materiale intorno alla cornice. Andiamo in 2D, clicchiamo sulla linea esterna, andiamo in percorso utensile un'altra volta, andiamo nel percorso di intaglio, io metto dritto, andiamo a scegliere l'utensile, seleziona. Io ho preso una fresa a candela da 2 mm, va benissimo, quindi metto su chiudi. Profondità del taglio è 10, che è lo spessore del nostro materiale. Andiamo ad aggiungere dei tasselli, altrimenti il nostro pezzo poi si staccherà dal piano. Quindi andiamo in aggiungi tab, con il mouse andiamo ad aggiungere i nostri tasselli e possiamo mettere quando ne vogliamo. Sposto più qua e metto l'altro tassello. Ok, io ho messo 4 tasselli. Andiamo a calcolare il nostro percorso di taglio. Facciamo calcola. Ok, andiamo a vedere il percorso. Ok, come vedete abbiamo il nostro pezzo tagliato ed ecco i nostri tasselli. Il lavoro è finito. Ok ragazzi, alla prossima! E vi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, vi ringrazio tanto.